Benvenuti, valorosi ascoltatori che osate prestare orecchio alle memorie del tempo antico. Io sono l'urlo che squarcia la gola quando il coraggio supera la paura. Io sono il sapore ferroso del sangue che si mescola alla polvere arida di una piana assolata. Tutti mi conoscono per la mia furia incontrollabile e per la mia sete insaziabile di conflitto, ma pochi comprendono la vera essenza del mio spirito. Io sono Ares, il dio della guerra, colui che danza dove il metallo cozza contro il metallo e dove il destino degli imperi viene deciso dalla lama di una spada. Non sono qui per portarvi pace o conforto, poiché tali concetti sono estranei alla mia natura immortale, ma per narrarvi la verità cruda e viscerale che si cela dietro le leggende che avete appreso sui libri di scuola. Mentre mia sorella Atena siede nei suoi templi di marmo, tessendo strategie con fredda logica e calcolo matematico, io vivo nel caos pulsante della mischia. Io sono il respiro affannoso del soldato che stringe lo scudo, sapendo che potrebbe essere l'ultima alba che i suoi occhi vedranno. Per 3000 anni ho osservato voi mortali, creature effimere e fragili, e ho visto come la guerra sia intessuta indissolubilmente nella vostra stessa anima. Non è forse vero che la vostra storia è scandita dalle battaglie? Dal momento in cui un uomo ha sollevato una pietra contro un altro, io sono stato presente, un'ombra scarlatta che incombeva sulle vostre spalle. Ho cavalcato il mio carro d'oro, trainato da 4 stalloni immortali che spirano fuoco dalle narici. Aiton il fiammeggiante, Flogios la fiamma, Conabos il tumulto e Phobos il terrore. Insieme abbiamo solcato i cieli sopra città che ora sono solo polvere, portando con noi i miei figli, Deimos e Phobos, lo spavento e la paura, compagni fedeli di ogni massacro. Immaginate di trovarvi lì, nel V secolo a.C., mentre le falangi si schierano l'una contro l'altra. Il silenzio che precede lo scontro è pesante, denso, quasi solido. È un'entità viva che soffoca il respiro. Potete sentire il tintinnio nervoso delle armature di bronzo, il cuoio che scricchiola, il mormorio di preghiere rivolte agli dei che spesso restano sordi. E poi, improvvisamente, il boato. 2 muri umani che collidono con la forza di un mare in tempesta. In quel preciso istante, io sono ovunque. Sono nella forza del braccio che affonda la lancia. Sono nella disperazione di chi cade. Sono nella gloria effimera di chi resta in piedi. Gli poeti mi hanno spesso dipinto come un macellaio privo di onore, disprezzato persino da mio padre Zeus sull'alto Olimpo. Ma si sbagliano. Io sono la necessità. Io sono la prova suprema della volontà di vivere. Ho visto cadere Troia, avvolta da fiamme che sembravano toccare le stelle, dopo 10 lunghi anni di assedio. Ho visto l'ascesa di Roma, nata da un fratricidio nel 753 a.C., una città che avrebbe imparato ad adorarmi sotto il nome di Marte, onorandomi come padre e protettore. Ho camminato su campi di battaglia dove 100.000 uomini hanno perso la vita in un solo giorno, tingendo i fiumi di rosso per settimane intere. La mia armatura porta i segni di ogni colpo inferto nella storia dell'umanità. Ogni graffio è una storia, ogni ammaccatura è un regno caduto. E ora, attraverso la nebbia dei secoli, la mia voce giunge a voi per raccontarvi ciò che non è mai stato scritto. Il lato oscuro e glorioso del mito. Nacqui tra canti di gioia o piogge d'oro. Ne fui concepito con la dolcezza che i poeti attribuiscono agli amori divini. Venni al mondo come un urlo lacerante nel silenzio dell'etere, figlio della sola furia di Era, o forse, come dicono alcuni, del tocco di un fiore magico nelle terre di Oleno, generato per invidia verso la nascita immacolata di mia sorella Atena. Fin dal primo respiro, l'Olimpo non mi accolse con il calore riservato ad Apollo,
o con lo stupore dedicato ad Afrodite, ma con un timore reverenziale e un sospetto gelido. Mio padre, il potente Zeus, mi guardò negli occhi e non vide la saggezza o l'ordine, ma il riflesso rosso del sangue che ancora doveva essere versato. Egli vide in me la necessità brutale, l'inevitabile violenza che regge i troni e distrugge le città. E per questo mi odiò, mi disse, e le sue parole tuonano ancora nella mia memoria immortale, più forte di qualsiasi tempesta, che di tutti gli dei che abitano l'Olimpo, io ero per lui il più detestabile, poiché il mio unico piacere risiedeva nella discordia, nelle guerre e nelle battaglie. Crescere con il disprezzo del re degli dei come nutrimento quotidiano non mi indebolì. Al contrario, forgiò la mia essenza come il martello batte il ferro incandescente sull'incudine, rendendomi duro, implacabile, solitario. La mia infanzia non fu fatta di nettare e ambrosia serviti da coppieri graziosi, ma di addestramenti estenuanti nelle terre selvagge della Tracia, il luogo che scelsi come mia vera casa, lontano dai palazzi di marmo e dalle ipocrisie celesti. Lì, tra venti sferzanti e tribù che non conoscevano altra legge se non quella della spada, compresi che la guerra non è un'arte raffinata come vorrebbe far credere Atena, con le sue strategie e le sue formazioni ordinate. La guerra è caos, è sudore, è il momento in cui l'istinto animale prevale sulla ragione divina. Tuttavia, la mia ascesa non fu priva di umiliazioni, momenti oscuri che i mortali sussurrano appena, temendo di scatenare la mia ira. Ricordo con vivida chiarezza l'affronto subito per mano degli Aloadi, Oto ed Efialte, due giganti figli di Poseidone che osarono sfidare l'ordine cosmico, tentando di impilare il monte Ossa sopra l'Olimpo e il monte Pelio sopra l'Ossa per scalare il cielo. Io, spinto dalla mia natura impetuosa, mi lanciai contro di loro senza attendere rinforzi, convinto che la mia sola presenza bastasse a disperderli. Fu un errore di superbia che pagai a caro prezzo. I due fratelli, dotati di una forza smisurata e di una pelle impenetrabile, non mi uccisero, poiché la morte è negata alla nostra stirpe, ma fecero qualcosa di ben peggiore. Mi incatenarono e mi rinchiusero in una giara di bronzo. 13 mesi lunari. 13 mesi trascorsi nell'oscurità più totale, piegato in uno spazio angusto dove le mie membra divine dolevano per l'immobilità e il mio spirito bruciava di un'impotenza mai provata prima. Il dio della guerra, colui che fa tremare la terra al suo passaggio, ridotto al silenzio in un vaso di metallo, nascosto agli occhi del mondo. Fu lì, in quella prigionia umiliante, che la mia bellicosità rischiò di consumarsi fino a spegnersi, lasciando solo un guscio vuoto. Sentivo il mondo esterno andare avanti senza di me, le guerre combattersi senza il mio soffio, e compresi che il potere senza libertà è nulla. Se non fosse stato per l'astuzia di Hermes, avvertito dalla matrigna dei giganti, Eriboea, sarei rimasto in quella tomba di bronzo per l'eternità, dimenticato persino dalla storia. Quando fui liberato, emerso emaciato e furibondo, non ero più lo stesso dio avventato di prima. La mia rabbia era diventata fredda, calcolatrice, una fiamma che non bruciava solo per istinto, ma per vendetta e affermazione. Dopo la liberazione, compresi che dovevo stabilire il mio dominio non attraverso l'amore dei miei pari, che mi era negato, ma attraverso la paura e il rispetto assoluto. Non cercai più l'approvazione di Zeus, ma costruii la mia corte, una scorta terrificante che avrebbe accompagnato ogni mio passo sul campo di battaglia. Chiamai a me i miei figli, nati dall'unione con la sola dea che osò amare la devastazione che io incarnavo, la splendida Afrodite. Deimos, il terrore che paralizza le gambe dei soldati prima dello scontro, e Phobos, il panico cieco che li fa fuggire gettando le armi, divennero le mie ombre.
Con loro viaggiava Eris, la discordia insaziabile, e la mia fedele Enio, la distruttrice di città. Insieme formammo un corteo che oscurava il sole ovunque passassimo, e gli uomini impararono presto che pregare Ares non significava chiedere la salvezza, ma implorare che la furia si abbattesse sul nemico e non su se stessi. La mia ascesa e la mia legittimazione definitiva agli occhi dell'Olimpo, tuttavia, giunsero attraverso un evento di sangue che segnò la giurisprudenza stessa del mondo antico. Accadde che Alcippe, una delle mie figlie mortali, subì violenza presso una fonte ai piedi dell'Acropoli di Atene. Il colpevole non era un uomo comune, ma Alirrozio, figlio di Poseidone, il signore dei mari. Quando le grida di mia figlia giunsero alle mie orecchie, non ci fu spazio per la diplomazia o per i tribunali divini. Discesi come un fulmine nero e con un solo colpo brutale uccisi lo stupratore, lasciando il suo corpo esanime sulla terra rossa. Poseidone, furioso per la morte del figlio, pretese giustizia. Non osò sfidarmi a duello, conoscendo il mio valore, ma mi trascinò in giudizio davanti ai 12 dei dell'Olimpo, riuniti su quella stessa collina dove avevo compiuto la vendetta. Fu il primo processo per omicidio nella storia dell'universo. Io stavo lì, in piedi, senza alcuna traccia di pentimento, con l'armatura ancora sporca del sangue del figlio del mare, a difendere non solo la mia azione, ma il diritto di un padre di proteggere la propria prole, divina o mortale che fosse. Parlai con voce ferma, non cercando scuse, ma esponendo la nuda verità dei fatti. La violenza chiama violenza, e il mio atto era stato una risposta necessaria a un crimine odioso. Gli dei, persino quelli che mi disprezzavano, non poterono negare la legittimità della mia furia. Fui assolto. Quella collina prese il nome di Areopago, la collina di Ares, e divenne il luogo sacro dove gli uomini avrebbero giudicato i crimini di sangue per i millenni a venire. Quella vittoria legale, paradossalmente, consolidò il mio status più di 1000 battaglie vinte. Dimostrò che, sebbene io fossi il caos della guerra, esisteva in me un codice d'onore ferreo, una giustizia primordiale che precedeva le leggi scritte. Da quel momento il mio ruolo fu inattaccabile. Non ero solo il macellaio, come amavano definirmi i detrattori, ma il guardiano necessario, il dio a cui ci si rivolgeva quando le parole fallivano e restava solo il ferro. Partecipai alla gigantomachia, la guerra contro i giganti che volevano rovesciare l'Olimpo, e lì, fianco a fianco con coloro che mi avevano emarginato, mostrai cosa significasse essere il dio della guerra. Mentre gli altri dei usavano i loro poteri elementali, io combattevo nel fango e nella polvere, squarciando le carni dei nemici con la mia lancia, gridando ordini, infondendo coraggio o terrore con la mia sola presenza. Il mio carro, trainato da 4 stalloni immortali che spiravano fuoco dalle narici, Aiton, Flogios, Conabos e Phobos, divenne il simbolo della tempesta inarrestabile. Non combattevo per difendere un trono, ma perché la lotta è l'unica verità che conosco, l'unico momento in cui il destino di un essere, Dio o mortale, è interamente nelle sue mani. Eppure, la mia esistenza non fu mai semplice dominio. Dovevo costantemente bilanciare la mia natura distruttiva con le macchinazioni di Atena. Lei, la prediletta, la stratega, colei che vince senza sporcarsi le mani, rappresentava tutto ciò che io non ero. Le nostre schermaglie non erano solo fisiche, ma filosofiche. Lei sosteneva che la guerra dovesse avere uno scopo, una fine politica. Io sostenevo che la guerra fosse la condizione naturale dell'essere, il fuoco che purifica e rinnova. Ogni volta che un eroe invocava il suo nome per un piano astuto, un altro invocava il mio per la forza di braccio necessaria a eseguirlo. Eravamo 2 facce della stessa medaglia, destinati a scontrarci in eterno,
come avremmo fatto sotto le alte mura di Troia, secoli dopo. Ma prima di Ilio, prima che il mondo conoscesse l'ira di Achille, io consolidai il mio potere sulle terre barbare, sulla Scizia e sulle Amazzoni, le mie figlie guerriere. Loro mi adoravano non con templi di pietra, ma con danze di spade e sacrifici cruenti, riconoscendo in me il padre che non giudica la ferocia, ma la benedice. In quei secoli antichi, gettai le basi di un impero invisibile fatto di coraggio e sangue, preparando il palcoscenico per l'età degli eroi, dove il mio nome sarebbe stato sussurrato con terrore e ammirazione in ogni angolo del mondo conosciuto. E fu proprio sotto le mura di Ilio che quel sussurro divenne un urlo capace di scuotere le fondamenta stesse del cielo e della terra, quando le navi nere degli Achei oscurarono l'orizzonte e diedero inizio a una danza macabra destinata a durare 10 lunghi anni. Non fu una semplice guerra tra uomini, ma il crocevia del destino, il luogo dove noi immortali decidemmo di scendere nella polvere per macchiare il nostro icore d'oro con il sangue scarlatto dei mortali. Io mi gettai in quella mischia con la foga di un amante che ritrova la sposa perduta, schierandomi al fianco dei troiani, non tanto per giustizia o per la promessa fatta ad Afrodite, quanto per il puro, inebriante caos che Ettore e i suoi fratelli sapevano scatenare. Ah, Ettore, quale magnifico strumento di distruzione era quel principe. Vedevo nei suoi occhi il riflesso della mia stessa anima, quella furia che non conosce calcolo, ma solo l'istinto primordiale della sopravvivenza e della gloria. Mentre mia sorella Atena, con la sua mente fredda e calcolatrice, muoveva i suoi pedoni greci come su una scacchiera di marmo, io cavalcavo i venti della battaglia, ispirando il terrore e la frenesia, soffiando nei cuori degli uomini quel coraggio suicida che li spinge a scagliarsi contro le lance nemiche pur di ottenere un attimo di eternità. Ma fu proprio in quel teatro di eroi che il mio destino iniziò a incrinarsi, rivelando l'amara verità che anche la forza più pura può essere piegata dall'astuzia e dall'inganno. Ricordo il giorno in cui il mortale Diomede, un uomo che in altri tempi avrei schiacciato come un insetto, osò levare la mano contro di me. Non agiva da solo, ovviamente. Vedevo l'ombra argentea di Pallade Atena guidare il suo braccio. Vedevo l'odio della mia stessa stirpe brillare nella punta di quella lancia di bronzo. Quando il metallo penetrò la mia carne divina, lacerando la pelle all'altezza del ventre, non fu solo il dolore fisico a travolgermi, sebbene fosse un'agonia che avrebbe ucciso all'istante 100 uomini. Fu lo shock, l'inconcepibile realtà che un essere effimero, destinato a marcire nella terra, avesse potuto versare il sangue di un dio. Il mio urlo in quell'istante fu tale da sovrastare il fragore di 10.000 guerrieri che si scontrano. Un suono che gelò il sangue nelle vene di troiani e achei, sospendendo per un battito di ciglia l'intera guerra. Fuggii verso l'Olimpo, io, il distruttore di cittadelle, costretto a ritirarmi come un cane ferito, lasciando sul campo non solo il mio orgoglio, ma la certezza della mia invulnerabilità. E lì, al cospetto di mio padre Zeus, ricevetti la ferita più profonda, quella che non sanguina, ma che avvelena l'anima per l'eternità. Speravo in conforto, o almeno in giustizia contro l'interferenza di Atena, ma trovai solo il disprezzo. Le sue parole risuonano ancora nella mia mente, pesanti come macigni. Egli mi definì il più odioso tra tutti gli dei che abitano l'Olimpo, amante solo della discordia e della guerra. Sentire il proprio creatore, il re degli dei, rinnegare la mia stessa essenza, trattandomi come un errore necessario ma sgradevole, fu l'inizio della mia caduta spirituale. Capii allora che nell'ordine cosmico che essi volevano costruire, fatto di leggi, armonie e strategie razionali, non c'era posto per la mia verità cruda e violenta. Io ero il lato oscuro che volevano nascondere,
la necessità brutale che usavano, ma che non volevano guardare in faccia. E mentre la guerra di Troia volgeva al suo tragico epilogo, con la città in fiamme e il mio favore inutile contro il fato decretato dalle Parche, cercai rifugio non più nella gloria delle armi, ma nell'abbraccio proibito dell'unica che vedeva oltre la mia corazza insanguinata. Afrodite, la mia dolce, terribile consolazione. Se la guerra era la mia morte, lei era la mia vita. Eravamo ai due estremi dell'esistenza, Eros e Thanatos, intrecciati in un nodo inestricabile. Ma anche lì, nel santuario del piacere, l'umiliazione era in agguato, tessuta con fili invisibili e indistruttibili. Non fu una lancia a sconfiggermi questa volta, ma una rete sottile come tela di ragno, forgiata dalla gelosia e dall'arte di Efesto, lo storpio, il fabbro che chiamavo fratello. Ci colse nel momento della nostra massima vulnerabilità, intrappolandoci nudi e indifesi nel nostro stesso letto. Ricordo la vergogna bruciante non per l'atto in sé, poiché l'amore non conosce leggi, ma per le risate. Le risate degli altri dei, chiamati a testimoniare la nostra prigionia. Apollo, Hermes, Poseidone. I loro volti deformati dall'ilarità mentre guardavano il dio della guerra, reso impotente da una rete metallica. Quelle risate fecero più male di qualsiasi ferita di bronzo. Mi resi conto che la mia forza bruta, la mia capacità di radere al suolo le montagne, non valeva nulla contro l'astuzia tecnica, contro l'ingegno che stava iniziando a dominare il mondo. Ero il leone in gabbia, deriso dalle scimmie che avevano imparato a costruire serrature. Ma il destino aveva in serbo per me un abisso ancora più oscuro, un silenzio che avrebbe messo alla prova la mia stessa immortalità. Non fu per mano di un dio maggiore che toccai il fondo, ma per l'audacia di due giganti, i figli di Aloeo, Oto ed Efialte. Essi, nella loro arroganza smisurata, osarono scalare il cielo accatastando montagne su montagne e nel loro delirio di onnipotenza riuscirono a sorprendermi. Non mi sconfissero in duello, poiché nessuno può battermi quando la spada è libera, ma mi sopraffecero con la forza del numero e dell'inganno, legandomi con catene che non potevo spezzare. E poi, l'orrore supremo, fui rinchiuso in una giara di bronzo. Immaginate, voi che ascoltate, cosa significhi per l'incarnazione del movimento, dell'urlo e dell'azione essere costretto nell'immobilità assoluta, nel buio totale, in uno spazio dove non potevo nemmeno estendere le braccia. Per 13 lunghi mesi lunari rimasi prigioniero in quel ventre metallico. 13 mesi in cui il mondo continuava a girare, le guerre continuavano a essere combattute, il sangue continuava a scorrere, ma senza di me. Sentivo il mio potere svanire, la mia essenza disperdersi nel nulla. Ero solo, con il rimbombo del mio stesso respiro che diveniva un tormento, un'eco infinita della mia impotenza. In quella giara, il grande Ares, colui che faceva tremare le mura, divenne quasi un fantasma, una memoria sbiadita. La mia fame di violenza si trasformò in una disperazione fredda e liquida. Se non fosse stato per l'inganno di Hermes, che venne a liberarmi quando ormai la mia forza era allo stremo, sarei forse svanito del tutto, divenendo nulla più che un concetto dimenticato, un'ombra intrappolata nel bronzo. Quando riemersi alla luce, accecato dal sole che non vedevo da più di un anno, non ero più lo stesso. Il mondo era cambiato, o forse ero cambiato io. I greci, quei filosofi e poeti che amavano tanto la ragione, iniziarono a guardarmi con sempre maggiore sospetto. Per loro ero diventato il dio della distruzione insensata, della strage inutile. Non vedevano più l'onore nel combattimento corpo a corpo, ma solo la follia.
Preferivano l'Atena strategica, colei che vince senza sporcarsi le mani, colei che pianifica il massacro da una tenda sicura. Mi sentivo un estraneo nella mia stessa terra, un re barbaro in un consesso di sofisti. I templi dedicati a me erano pochi, quasi nascosti, come se venerarmi fosse un atto vergognoso, necessario solo per placare una calamità naturale. Ero il Dio che si pregava di non incontrare, non quello che si invocava per la vittoria gloriosa. Sentivo il peso del mio isolamento crescere secolo dopo secolo, mentre le città-stato greche si contendevano l'egemonia con trattati e alleanze, allontanandosi dalla purezza dello scontro. Il mio nome veniva pronunciato con timore, sì, ma senza quell'amore viscerale che nutre un Dio. Ero diventato un mostro necessario, l'uomo nero delle loro coscienze illuminate. Tuttavia, mentre il mio spirito si incupiva, osservando il declino dell'età eroica e l'ascesa della politica, percepivo a occidente, oltre il mare che separa le terre, un nuovo battito, un ritmo marziale diverso, più profondo e disciplinato. Una lupa stava allattando 2 gemelli sulle rive di un fiume fangoso, e nel sangue di quei bambini scorreva una scintilla della mia stessa essenza, ma temperata, diversa. Non sapevo ancora che la mia caduta in terra greca sarebbe stata solo il preludio a una rinascita sotto un altro nome, un nome che avrebbe fatto tremare il mondo per 1000 anni. Ma prima di quella gloria futura, dovevo attraversare il deserto del disprezzo. Dovevo accettare di essere il Dio sconfitto, il Dio intrappolato, il Dio che sanguina e urla. Dovevo morire come Ares, il berserker incontrollabile, per poter lasciare spazio a qualcosa di più grande, qualcosa di eterno. In quei secoli di transizione, vagai per i campi di battaglia come uno spettro inquieto, cercando negli occhi dei soldati morenti quella scintilla di pura furia che l'ordine civile stava cercando di spegnere. La trovavo ancora, di tanto in tanto, nei mercenari, nei disperati, in coloro che non avevano nulla da perdere se non la vita. E in ogni urlo di guerra, in ogni colpo di spada, io ritrovavo un frammento di me stesso, raccogliendo le briciole del mio antico potere, attendendo pazientemente che la ruota del destino girasse ancora, portando con sé l'avvento di un popolo che non avrebbe avuto paura di guardarmi dritto negli occhi e chiamarmi padre. Non fu un'attesa vana, perché sebbene i templi di marmo bianco siano crollati e le statue siano state erose dal vento di oltre 2000 anni, la mia essenza non ha mai conosciuto la vera polvere dell'oblio. Ho visto il mio nome mutare, addolcirsi o indurirsi sulle labbra di genti diverse, trasformandomi da frenesia incontrollabile a disciplina marziale, da disordine sanguinario a strategia imperiale. Quando le legioni di Roma marciavano facendo tremare la terra sotto il passo cadenzato di 100.000 calighe, io ero lì. Non più come il distruttore di città, ma come il vendicatore, il protettore dei confini, il padre di un impero che avrebbe insegnato al mondo l'arte della conquista sistematica. E quando anche quell'aquila dorata cadde nella polvere, soffocata dalla sua stessa grandezza, non svanì la mia ragion d'essere. Cambiò semplicemente veste, indossando la maglia di ferro dei cavalieri, l'armatura lucente dei condottieri rinascimentali e infine la mimetica sporca di fango delle guerre totali. Voi credete che il progresso vi abbia allontanato da me? Vi illudete che la civiltà, con le sue leggi e i suoi trattati di carta, abbia imbrigliato la belva che ruggisce nel profondo del vostro sterno? Che follia ingenua! Io non sono mai stato così vivo, così onnipresente come nel vostro presente illuminato. Ho soltanto scambiato il clangore del bronzo con il ronzio freddo dei droni e il silenzio terrificante dell'atomo spaccato. La violenza non è diminuita, si è fatta asettica, distante,
premuta da un dito su un pulsante, a migliaia di chilometri di distanza, priva dell'onore di guardare il nemico morire, ma carica della stessa, identica volontà di potenza. Ogni volta che una nazione traccia una linea sulla sabbia e dice «questo è mio», io sorrido. Ogni volta che la diplomazia fallisce e lascia il posto alla forza bruta, io mi siedo al tavolo dei vincitori e banchetto con le loro giustificazioni morali. Non mi nascondo più sull'Olimpo, tra le nubi inaccessibili, perché la mia dimora è scesa tra voi. Abito nelle vostre strade, nelle rivolte che infiammano le piazze, nella competizione spietata dei vostri mercati, nell'odio sordo che covate per chi è diverso da voi. Sono lo specchio oscuro in cui avete paura di guardarvi, perché sapete che, grattando via la superficie della vostra educazione, trovereste il mio volto che vi fissa, antico quanto la prima pietra scagliata da un uomo contro suo fratello. Sono la necessità crudele che vi spinge a sopravvivere, il coraggio disperato che nasce solo quando non c'è altra via d'uscita. Finché esisterà nel cuore umano il desiderio di prevalere, finché ci sarà una sola ingiustizia da lavare con il sangue o una libertà da difendere con la forza, io non sarò mai un ricordo. Io sono l'eterno presente del conflitto, la costante universale della storia umana. La mia narrazione si interrompe qui, ma la storia del mondo continua a scriversi con l'inchiostro rosso che io fornisco generosamente. Ora che il fragore della battaglia si placa momentaneamente, lascio a voi la scelta di evocare la prossima voce dalle nebbie del mito. Chi altro merita di essere ascoltato? Quale altra divinità, eroe o mostro dimenticato volete che prenda forma attraverso le mie parole, per svelarvi i segreti di un tempo che non passa mai? Scrivetelo, e forse il destino li condurrà a voi.